Ciao a tutti, come state? Spero oggi siate carichi per affrontare l'argomento più temuto da chiunque studia l'italiano, il congiuntivo. Il congiuntivo è quel modo della soggettività perché ci consente di esprimere opinioni, dubbi, stati d'animo, desideri, insomma, tutto ciò che riguarda il nostro mondo interiore, appunto il nostro mondo soggettivo. In italiano il congiuntivo ha 4 tempi: presente, passato, imperfetto e trapassato. In questo video scopriremo come formare il presente ed il passato congiuntivo. Partiamo chiaramente dal presente e scopriamo il presente congiuntivo dei verbi essere e avere, dei nostri due ausiliari. Per essere abbiamo che io sia, che tu sia, che lui, lei sia, che noi siamo, che voi siate, che loro siano. Penso che siate molto intelligenti. Per avere, che io abbia, che tu abbia, che lui, lei abbia, che noi abbiamo, che voi abbiate, che loro abbiano. Penso che tu abbia una casa splendida. Notate qualcosa di particolare? Allora, sicuramente abbiamo utilizzato il che per introdurre tutte le persone. Questo è più che altro un trucchetto per imparare il congiuntivo, o meglio, per poterlo riconoscere. Se voi lo imparate già con il che, vi sarà più semplice riconoscerlo, in quanto nella maggior parte dei casi sarà sempre introdotto proprio dal che. Ancora, scopriamo che le prime 3 persone singolari sono uguali al presente congiuntivo. Piccolo segreto. Ma ce ne sono degli altri. La prima persona plurale è sempre uguale al presente indicativo. La seconda plurale tende ad essere sempre molto simile alla prima plurale, chiaramente con la desinenza differente, mentre la terza plurale si forma prendendo il verbo delle persone singolari e aggiungendo no, come vedete. Questo è un trucchetto valido sempre per il presente congiuntivo. Non è fantastico? Adesso scopriamo invece cosa succede ai verbi che terminano in are. Allora, queste sono le desinenze del presente congiuntivo, appunto di questi verbi, come mangiare. Quindi basta prendere la radice e aggiungere queste desinenze. Come vedete, che io mangi, che tu mangi, che lui, lei mangi, che noi mangiamo, come il presente indicativo, che voi mangiate, che loro mangino, come queste con l'aggiunta di no. Penso che tutti mangino la pizza, perché è troppo buona. Ma non dimenticate chiaramente gli irregolari. Quei verbi che erano irregolari al presente indicativo lo saranno anche al presente congiuntivo. Per esempio, andare. Cosa succede? Alle 3 persone singolari e alla terza plurale cambia completamente la radice. Quindi che io vada, che tu vada, che lui, lei vada, che loro vadano. Mentre prima persona plurale e seconda plurale sono simili. Come vedete, cambia soltanto la desinenza. Che noi andiamo, che voi andiate.
Penso che vadano al ristorante ogni sabato. Tra i verbi irregolari abbiamo anche fare, che prende le due C alla radice per tutte le persone. Come vedete, stare e dare sono anch'essi irregolari perché aggiungono una I davanti a tutte le desinenze, quindi avremo che io stia e così via, che loro stiano, che io dia, che loro diano e così via. Cosa succede invece ai verbi che terminano in ere? Saranno queste le loro desinenze per il presente congiuntivo, come per esempio per leggere, il verbo appunto leggere. Quindi questa sarà la sua declinazione per il presente congiuntivo. Ad esempio, penso che oggigiorno si legga sempre meno. Non scordiamo anche qui gli irregolari, come per esempio tenere e mantenere. Cosa succede? Allora, questi verbi hanno sì la desinenza dell'infinito in ere, ma questa è preceduta da una N. Allora, proprio come per il presente indicativo, aggiungeranno una G davanti alla desinenza. Questo per le tre persone singolari e la terza plurale, come vedete. Quindi ricordatevi i verbi che terminano in nere, prendono questa G, sia al presente indicativo che al presente congiuntivo. Pensiamo che tu non tenga a noi. Vediamo invece cosa succede ai verbi che terminano in ire. Proprio come per il presente indicativo avremo due possibilità, e cioè un verbo che termina in ire può seguire la declinazione di partire o quella di finire. Queste qui saranno le desinenze per i verbi come partire, queste invece le desinenze per i verbi come finire, con l'aggiunta del gruppo ISC. Vi state chiedendo, ma come faccio a sapere se un verbo si coniuga come partire o se invece si coniuga come finire? Vi ho svelato un trucchetto proprio nel nostro video sul presente indicativo, quindi se avete questo dubbio andatelo a scoprire. Invece vediamo proprio cosa succede al presente congiuntivo a questi due verbi. Eccoli qui, con le loro desinenze. È possibile che Marta parta domani sera. Pensiamo che la lezione finisca alle 17. Ma ecco gli irregolari anche per i verbi in ire. Avremo cioè uscire, che come vedete cambia la radice per le tre persone singolari e l'ultima plurale, cioè la terza plurale, ma non per la prima e la seconda plurale. In pratica è la stessa cosa che accade al presente indicativo. Venire, lo stesso, prenderà una G prima delle desinenze delle tre persone singolari e della terza plurale proprio come al presente indicativo. Mentre dire prenderà una C prima delle desinenze. Voglio che dicano la verità. Per quanto riguarda invece il presente congiuntivo dei verbi modali, dovete sapere che questi sono un po' irregolari, dunque vanno imparati così come sono. Però per fortuna c'è il trucchetto che vi ho svelato all'inizio, che è sempre valido anche per i modali. Quindi
Le prime 3 persone singolari sono uguali. La terza plurale si forma con il verbo al singolare e l'aggiunta di no. La prima persona plurale è uguale al presente indicativo. La seconda plurale è uguale alla prima plurale, chiaramente con la desinenza diversa. Quindi per potere avremo che io possa e così via. Per volere che io voglia, attenzione alla G. Dovere che io debba, come vedete compare una E per le 3 persone singolari e l'ultima plurale. Per sapere invece che io sappia. Non penso che possiate farlo. Credi che debbano fare una pausa? Ma vediamo come si forma invece il passato congiuntivo. Molto semplice. Basta prendere il presente congiuntivo dell'ausiliare e quindi essere o avere più il participio passato del verbo in questione, cioè del verbo che state usando. Quindi molto semplice. Vediamo per esempio cosa succede per i nostri ausiliari, cioè essere o avere. Allora, essere per formare un tempo composto prenderà se stesso come ausiliare. Avere invece prenderà se stesso. Quindi, per quanto riguarda appunto essere, avremo presente congiuntivo del verbo essere e participio passato. Mi raccomando, ricordatevi, quando utilizzate l'ausiliare essere dovete sempre accordare il participio passato al genere e al numero del soggetto. Marco non è venuto, che sia stato trattenuto a lavoro? In questo caso stato, perché Marco è maschile singolare. Avere, invece, non prevede alcun cambiamento per il participio passato, dunque basta semplicemente utilizzare il presente congiuntivo di avere, appunto, e aggiungere il participio passato così com'è. Marco non è venuto, che abbia avuto un imprevisto? Ecco qui invece 2 esempi di 2 altri verbi. Uno con ausiliare essere e dunque, come vedete, possibile cambiamento per il participio passato, e l'altro che invece ha come ausiliare avere e dunque nessun problema. Ecco qui degli esempi. Non credo che lui sia andato a Roma. Lui sia andato. Pensiamo che tu abbia fatto bene a trovare questo nuovo lavoro. Adesso una piccola informazione. Se volete saperne di più sull'argomento della nostra lezione, cioè sul congiuntivo, non perdetevi tutti gli altri nostri video. Scopriremo insieme come formare il congiuntivo imperfetto e il congiuntivo trapassato. Ma scopriremo anche quando usare il congiuntivo e, attenzione, attenzione, quando non usarlo. E poi un'altra cosa che anche molti italiani sbagliano, la cosiddetta consecutio temporum, e cioè impareremo insieme ad utilizzare i giusti tempi verbali dell'indicativo e del congiuntivo, quindi scopriremo insieme dove utilizzare tutti questi tempi sia dell'indicativo che del congiuntivo. Per tutti questi video troverete il link nella descrizione di questo video. Allora, per oggi la nostra lezione finisce qui. Però, se volete la spiegazione scritta e tutti gli esercizi su questo argomento, andate sul nostro sito www.lerniamo.com
Troverete il link diretto nella descrizione. Inoltre, per qualsiasi dubbio o richieste per nuovi video, mandateci una mail a info@lernamo.com. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Inoltre, continuate a seguirci anche su Facebook, Instagram e Twitter per tante novità. And guys, if you think your Italian isn't so good, you can even send us an email or a message in English and Spanish or German or French. We will answer in no time. Cosa aspettate? Ciao!